Yokai Watch 4 è un gioco che fa schifo, ma è dannatamente addictive. Prima di iniziare a parlare male di questo gioco, vorrei un attimo introdurre la serie di Yokai Watch. Yokai Watch nasce nel 2013 come serie videoludica, anche se già nel 2012 c'erano dei manga inerenti a ciò. Comunque, il primo gioco viene sviluppato per Nintendo 3DS da Level 5, gli stessi di Inazuma Eleven, e pian piano riscuote successo anche da noi in Occidente grazie all'anime. Col tempo però la serie perde di interesse, perlomeno qua da noi, infatti il terzo capitolo vende molto poco. Da lì Level 5 decide di non far uscire Yokai Watch 4 da noi in Occidente. Tant'è vero che il gioco in origine è giocabile soltanto in giapponese o in cinese. Per poterlo giocare anche solo in inglese devi per forza scaricarti una patch sviluppata dalla community e quindi non puoi neanche giocarlo su una Switch tradizionale, devi averla per forza moddata. Ad ogni modo, Yokai Watch 4, o meglio Yokai Watch in generale, è un monster collector, tant'è vero che all'inizio il suo obiettivo era un po' affrontare il colosso di Pokémon. Ma se in Pokémon siamo abituati a lanciare la Pokéball contro i Pokémon che incontriamo e vediamo in giro per la mappa, Yokai Watch prevede l'utilizzo di un orologio, appunto lo Yokai Watch, il quale è capace di scannerizzare l'area intorno a noi tramite un'apposita lente e di scovare gli yokai, entità simili a spiriti, invisibili ad occhio umano. L'obiettivo di Yokai Watch quindi è completare o comunque ampliare il Medallium degli yokai. Facendo amicizia con nuovi yokai saremo in grado di sconfiggerne altri ancora più potenti e sempre più rari. Un po' questo è il concetto. Ad ogni modo, Yokai Watch 4 esce ufficialmente nel 2019, prima per Nintendo Switch e poi anche per PS4. Come dicevo però, non è uscito da noi in Occidente. Infatti io l'ho giocato con la mia Switch moddata e ho scaricato la patch italiana, che tra l'altro, se vi interessa vi lascio il link in descrizione per il download. La cosa interessante, che però non è interessante, o meglio, è un lato negativo di cui ora andrò a parlare per benino, è il fatto che gira di merda su Switch. Parliamo di FPS che viaggiano tra i 20 e i 30, quindi capite che non è un'esperienza molto gradevole. La cosa ancora più turbante è che voi direte, vabbè dai, magari avrà una grafica carina, sarà portentoso, no? No, invece, cioè, non è brutta per carità, però manco a di qualcosa di figo, cioè ci sta per essere un gioco su Switch, ma nulla di particolare. E quindi uno a maggior ragione si chiede, ma perché gira così male? Ad ogni modo, come si sviluppa il gioco di Yokai Watch 4? È suddiviso in, diciamo, 4 open map principali: Valdoro del presente, del passato, futuro, e poi c'è Yokai World, che è la zona un po' più interessante e bella visivamente, perlomeno secondo me. Il problema di questi open map è che sono letteralmente divisi in sezioni, cioè tu cammini per un certo quartiere e poi passi per un ponte e magicamente schermata di caricamento per entrare poi nell'altra zona della stessa città. Per un gioco uscito nel 2019 è un po' una rottura, sa un po' di vecchietto come gioco, no? Nonostante non dovrebbe esserlo. Per carità, non è una cosa trascendentale, cioè ci riesco anche a giocare, però di sicuro dà un po' di fastidio. Altra cosa interessante è che, perlomeno circa per la prima metà del gioco, tu non puoi teletrasportarti da una zona all'altra della mappa, devi farti tutto il pezzetto a piedi. Io a proposito ho utilizzato una mod che mi permetteva di correre al doppio della velocità perché banalmente mi era comodo e utile. Comunque per teletrasportarsi si utilizzano degli yokai appositi chiamati Traspec e questi sono letteralmente degli specchi che ti permettono di tipparti da un punto all'altro. Li scovi in giro un po' a random, tendenzialmente vicino ai punti di ristoro, chiamiamoli così, questi fuocherelli azzurri. E altra cosa fastidiosa di questo sistema open map è che se tu stai seguendo una missione, quindi segui l'indicatore azzurro che ti appare, ma non guardi direttamente nella mappa dove devi arrivare, tu magari segui l'indicatore, ti dice 150 metri, li segui, arrivi alla fine, boom, schermata di caricamento perché era 150 metri per entrare nella zona successiva, non per arrivare all'obiettivo. Quindi finisce il caricamento e 150 metri sono magicamente diventati altri 250, così cammini ancora. E niente, è un po' fastidioso anche questo, decisamente. Poi, per carità, non sarà uno schifo come Scarlatto e Violetto, con i suoi open world smorti e tutti i bug del gioco, però sicuramente non è che sia molto gradevole. Altra roba che mi ha un po' urtato l'animo sono le animazioni, nel senso,
Gli yokai fungono abbastanza bene, hanno movimenti fluidi, le mosse sono carine, ci sta. Gli umani, porco due, sono fastidiosissimi, le animazioni del salto. Magari c'è una staccionata, no? La vedi, dici, ah ok, sì, posso saltarla. No, c'è un muro invisibile, non si sa per quale ragione, tu sbatti contro e è orribile. E la cosa crazy è che magari una staccionata accanto puoi saltarla tranquillamente. Quindi, boh, muri invisibili un po' random e animazioni legnosette. Animazioni legnosette che ritroviamo anche nel gameplay vero e proprio, nel combat system, insomma, che si discosta totalmente da ciò che abbiamo visto negli scorsi capitoli della serie, perché ovviamente prima eravamo su 3DS, quindi c'era il doppio schermo e ok, ci sta. Adesso però con la Switch non c'era questa possibilità, quindi il combat system è diventato una sorta di action, possiamo dire così, anche se cioè il feedback dei colpi è praticamente inesistente, se non ogni tanto quando venite colpiti e sentite il tremolio, la vibrazione nei Joy-Con, ma nulla di particolare. Tra l'altro combat system che a mio dire è un po' raffazzonato, nel senso non è brutto, ci sta, funziona, ma un po' così, inutilmente complesso forse, nel senso che tu ti ritrovi ad utilizzare 6 personaggi umani principali, poi puoi scegliere tu quale utilizzare, anche perché ne usi uno alla volta, più 4 yokai, anzi 3 yokai attivi nel tuo party. Tu poi potrai scegliere di passare ad ogni yokai tramite le freccette su e giù del controller e quindi comandarli uno ad uno. Fatto sta che diventa un po' arzigogolato come sistema di combattimento. Detto ciò, gli skill tree sono anche fatti abbastanza bene, abbastanza complessi, si livella bene sotto quell'aspetto, quindi è piacevole sbloccare nuovi potenziamenti, sbloccare nuove abilità dei personaggi. E proprio a proposito di questi 6 personaggi che utilizzeremo nel corso della storia, ce n'è uno di cui non ricordo neanche il nome, che io trovo estremamente dimenticabile. Il bassetto, vabbè, sto qua, vi sto mostrando a schermo. E niente, lui in realtà ha un ruolo anche importante nella storia principale, però sinceramente boh, non è che mi abbia interessato più di molto. Niente, secondo me è un personaggio un po' buttato lì tanto per. Invece Cole è molto figo e chi dice il contrario è un plebeo. E poi c'è Katie tanta roba. Ah, giusto. Allora, questo è un commento che deriva da un utente esterno, cioè io non ho giocato ai vecchi giochi di Yokai Watch, piccola parentesi, ma mi è stato riferito che il gameplay del DLC, ovvero Yokai Watch Blasters, è un po' una schifezzuola comparato al gioco vero e proprio che era uscito per 3DS. Leggo, anzi cito testualmente, è una merda, è un blaster fatto male che non invoglia per nulla il giocatore a completarlo e continuare a giocare. Ma niente, io mi attengo a tali parole perché l'ho solo iniziato e boh, non era nulla di particolare, cioè onestamente è un plus che sicuramente giocato in coop con amici è più divertente, ma piccola parentesi, se volete giocarlo con la patch italiana non potete farlo online perché, hey, dovete usare una Switch moddata e quindi non potete collegarvi ai server di Nintendo, se no venite bannati. Già. Or dunque direi di passare ai lati positivi di questo gioco, perché sì, io comunque ci ho passato più di 50 ore, quindi in qualche modo mi sarò pur divertito, no? E questi lati positivi si dividono principalmente in 5 punti. Il primo. Io sono un fan di Yokai Watch, nonostante non abbia giocato i vecchi giochi. Comunque ho sempre apprezzato il brand di Yokai Watch, principalmente con l'anime. Poi, come potete notare, ho anche, diciamo, ottenuto furtivamente delle figure prese da una fiera del giocattolo a Milano. E vabbè, ho anche altri gadget. Comunque, Yokai Watch in generale mi piace. Quindi chiaramente già il fatto che esistesse un nuovo Yokai Watch per Switch a me interessava come cosa. Secondo punto. Il gambling. Adoro il gambling. Sì, perché in Yokai Watch 4 ci sono le slot kai. Penso anche nei vecchi Yokai Watch, però parliamo del 4. Slot kai che sono letteralmente delle slot machine, però per gli yokai, dove puoi trovare yokai di rango S leggendari come premio del primo posto, o monnezza di cui non ti fregherà assolutamente nulla, però almeno hai tentato la fortuna. E porco due, quella è dopamina pura, cioè top 3 cose più belle di questo gioco, la slot kai davvero. Numero 3. Collezionare yokai è molto figo. Sì, perché come dicevo è un monster collector e in questo gioco ci sono circa 180 yokai in tutto, tra forme Shadowverse normali, bla bla bla. A proposito di Shadowverse,
per me è una mossa che non convince particolarmente, perché gli yokai perdono questa loro sembianza, diciamo, pacioccosa per uno stile un po' più realistico, che però non combacia minimamente col resto del, diciamo, del gioco, perlomeno secondo me. Ma anche perché non si erano mai visti prima nella serie, così dal nulla spawnano queste versioni Shadow Side. Vabbè, comunque, in generale è un Monster Collector che funziona, ti invoglia a trovare sempre nuovi yokai e soprattutto cercare quelli più rari. Numero 4. La storia è carina, funziona, nulla di particolare, ci sono dei colpetti di scena qua e là, e in generale, per quanto sia comunque indirizzata a un pubblico di bambinetti, è carina. Ah, tra l'altro, sempre secondo il mio consulente, ci sono vari riferimenti ai vecchi capitoli di Yokai Watch, quindi se uno si è giocato tutta la serie si troverà, diciamo, delle reference piacevoli. Non solo ai vecchi capitoli della serie principale, ma anche agli spin-off. All'interno del gioco vengono trattati temi come la morte, la f***a, no, ho sbagliato. Temi come la morte, l'amore e soprattutto l'amicizia. Perché la forza e l'amicizia tra gli umani e gli yokai è imprescindibile e nessuno può dire il contrario, ok? E infine giungiamo al quinto punto, quello più importante di tutti. C'è Katie, ok? Katie è dannatamente troppo carina, va bene? Basta. Quindi ragazzuoli, siamo giunti alla fine di questo video. Se volete vi lascio il link in descrizione del canale Telegram di Yokai Watch Italia, nel caso foste interessati. Inoltre c'è anche il link per il mio server Discord. E insomma, se non siete ancora iscritti, fatelo, lasciate un bel like e noi ci vediamo alla prossima. Bye bye!